Ci siamo lasciati la settimana scorsa con la domanda: riusciremo a farci rilasciare il nulla osta dall'Agenzia delle Entrate? Semplice, la risposta è no. Abbiamo le tavole da surf perché ieri stavamo viaggiando con le tavole dietro e per dormire le abbiamo messe davanti e abbiamo deciso di lasciarle davanti perché fa troppo freddo per spostarle. Comunque adesso stiamo andando all'Agenzia delle Entrate, alla NUSEI, vediamo un po' come si evolve la giornata e siamo positivi. Ora vi spiegheremo il perché. Dopo esserci recati alla NUSEI, all'Agenzia delle Entrate, quindi un ufficio di competenza provinciale, il funzionario che ci ha ricevuto ci ha gentilmente informato che non era di sua competenza e di conseguenza non poteva mandare avanti la pratica. Delusi dalla sua risposta negativa, abbiamo dovuto prenotare un altro appuntamento a Nuoro. Peccato che la prima data disponibile è a distanza di 30 giorni, quindi ora ci troviamo costretti ad aspettare un mese senza poter andare avanti con il resto dei lavori. Inoltre le targhe sono in procinto di scadere, quindi i piani sono questi: montare il cinebasto e partire per gli ultimi giorni di validità delle targhe prima di fermare nuovamente il camion. Buongiorno, eccoci nuovamente nella mitica Corolla. Mitica davvero. I morali sono un po' più bassi, Sì. dopo l'inconveniente Con l'Agenzia delle Entrate. di Lanusei e quella di Nuoro che fanno davvero pietà. E quindi niente, adesso siamo qua nuovamente a Belleville in attesa. Non possiamo neanche procedere troppo con i lavori. Ma la cosa vergognosa è che sarebbe una pratica di 5 minuti all'Agenzia delle Entrate, perché loro fondamentalmente ci devono solo dare il nulla osta del telaio per poi iniziare la pratica in motorizzazione. Quindi avere un appuntamento un mese dopo, quella è la cosa più vergognosa, nel senso che abbiamo chiamato e il primo appuntamento è tra un mese, cioè non è possibile avere un appuntamento tra un mese. Cioè, posso capire 3-4 giorni, una settimana esagerando, ma non un mese per avere un appuntamento, anche perché metti mai che loro decidano che qualche documento non va bene, che cosa devi riprendere un altro appuntamento magari da un mese dopo di nuovo, quindi è proprio una vergogna. C'è tanto di chiamare i giornali e fare un bello scandalo su questa cosa. E quindi restiamo in attesa. Intanto stiamo andando a fare una perlustrazione perché vorremmo spostare Zinzi in un terreno dove vi abbiamo già fatto vedere che abbiamo la casettina. Siccome lì si sta benissimo, c'è silenzio, si è immersi nella natura, c'è l'acqua sorgiva, quindi stiamo andando a controllare se è fattibile arrivare lì con Più che altro per Zinzi. l'altezza, perché Sì, il problema è l'altezza perché ci sono alberi bassi. Io mi ricordo quando ero piccola che lì passavano dei pullman perché si facevano dei pranzi in campagna. ma gli alberi crescono. Però gli alberi, sì, no, non ce ne sono, passavano anche i pullman, però stiamo parlando di 10 anni fa, anche di più, 15 anni fa. Quindi adesso andiamo a fare un giro di perlustrazione. E c'è anche Ondina! Che ridere che fa! Il nostro problema è che ce ne staremo anche in giro, perché volendo, aspettando adesso le targhe, ce ne potremmo stare anche in giro. Adesso vabbè, dobbiamo fare altri lavori al camion, continuare i lavori. Vuoi scendere? Dai, scendi. Però ce ne staremo volentieri un po' in giro. Il fatto è che abbiamo le targhe che scadono adesso, tra poco. E quindi non possiamo più muoverlo, scadono la prossima settimana. Il 14 è martedì prossimo, non questo martedì prossimo. E quindi niente, non possiamo muoverlo. È una situazione scandalosa. L'Italia è cioè, se pensiamo in quanto abbiamo fatto cambio uso, quindi omologazione al camion, e libretto nuovo, targhe nuove, perché abbiamo rifatto anche le targhe nuove, in quanto in 2 ore e mezza abbiamo fatto tutto, e invece qua un mese solo per avere un appuntamento, il primo appuntamento poi.
una vergogna. Abbiamo i CD. Abbiamo ancora i CD. Ancora che non c'è la cassetta. Mitica Corolla. Vabbè, dai. Che poi da quando abbiamo abbandonato Manu abbiamo roba sparsa ovunque. Vero? Sì. Abbiamo roba, pacchi disseminati ovunque, quindi magari ne approfittiamo di questo periodo di attesa per non magari, dobbiamo farlo. Sistemare tutto. Stavamo pensando anche di fare una sorta di mercatino dell'usato perché su Cinzia non abbiamo troppo spazio. Pensateci. E quindi Se a qualcuno potesse interessare, scrivetecelo nei commenti. cosa ne pensate? E magari potremmo mettere da qualche parte le foto di cose che non ci servono. Su Marketplace, magari. No, su Marketplace per chi ci segue, per riuscire a vedere le foto. Poi non lo so, possiamo organizzare qualcosa. Però prima dobbiamo selezionare tutto, vedere tutto. Sì, è il Comunque, tempo di uscire il video. Adesso non so se potete capire il perché vogliamo venire qui. Silenzio assoluto. Potremmo parcheggiarlo qua. Sì, aspetta, che giro la fotocamera. Ma l'idea iniziale era quella di camperizzarlo qui. E vabbè, sì, poi camperizzarlo non avrebbe avuto molto senso perché ti serve una cosa, da qui comunque sono un bel po' di chilometri se devi andare a comprare qualcosa che ti serve. Però l'idea era di parcheggiarlo qui. Sì, qua ci sta perfetto. E poi comunque hai come appoggio la casettina. E c'è una vista. Ci sono anche i monti del Gennargentu innevati. Tutta la Marmora. Sotto le nuvole. Sì. Però non c'è freddo. No. Vediamo il camper completamente in disordine. Tra l'altro domani ci sposteremo perché saranno gli ultimi giorni della validità delle targhe di Cinzia, quindi fino a quando non arriveranno le targhe italiane non potremo spostarla e di conseguenza ne approfitteremo di questi giorni per stare un po' in giro perché poi chissà quando, si spera il prima possibile, però ancora non sappiamo niente per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, quindi vediamo un po' come si evolve la situazione. Tanto domani si parte e oggi Sebastiano appunto sta installando il cinebasso in modo tale da avere il riscaldamento, anche se sta facendo caldissimo in questi giorni. Al mare proprio si sta bene in magliettina. Siccome momentaneamente siamo un pochettino bloccati con i lavori su Cinzia perché dobbiamo aspettare i tempi della burocrazia italiana, stavo pensando che visto che ci sono tutte queste richieste da parte vostra su allestimenti, su installazioni varie, se qualcuno fosse in Sardegna e ha bisogno di qualche lavoretto sul mezzo, qualche installazione particolare, potete scriverci. Tanto in questo momento siamo abbastanza liberi, tra virgolette, da vedere un po' i tempi e tutto quanto, però potremmo essere di aiuto. E poi da parte vostra ovviamente sarebbe un sostegno al nostro canale, quindi potete scriverci direttamente su storiedimanu@gmail.com oppure tramite Instagram o Facebook. Sto facendo l'impianto di alimentazione del cinebasto con ovviamente il tubo che ti danno in dotazione, quindi io anziché andare a mettere il serbatoio da 10 litri di plastica che danno insieme al cinebasto, non avendo spazio sotto, cioè avrei dovuto fare delle staffe per fare il supporto del serbatoio e tutto quanto, quindi ho deciso alla fine di andare a fare il pescaggio dal serbatoio principale del camion. Ho inserito quello che ti danno sempre in dotazione per fare il pescaggio dal serbatoio principale o da un serbatoio in ogni caso, l'ho inserito nel tappo di riserva e da qui vado a inserire il tubo per alimentare il cinebasto. Ondina oggi è contenta che si è mangiata allo stinco, vero Ondi? Grassa, guarda, cosa c'è? Dov'è il bastoncino? Dov'è il bastoncino?
Avendo su questo serbatoio due entrate, quindi una è quella principale del diesel che si inserisce appunto dallo sportellino della carrozzeria, invece l'altra fondamentalmente non aveva molto un'utilità, è stata molto utile per fare il pescaggio del cinebasto. E poi tra l'altro non ho neanche dovuto bucare il serbatoio, ma è bastato bucare il tappo ermetico, perché comunque c'ha la guarnizione, la sonda di pescaggio, c'ha la guarnizione del tappo, quindi è perfetto. Adesso quel cavetto, quel tubicino che dovrebbe trasferire il gasolio al cinebasto, lo sto facendo passare tutto sotto il camper fino a quei buchi che vi ho fatto vedere prima. L'unico problema è che non sappiamo se ci arriva. No vabbè, se non ci arriva non è grave. No, non ci arriva. Si aggiunge, si prende un altro pezzo di tubo. Ovviamente quando si acquista un cinebasto è tutto nella confezione, quindi nella confezione del cinebasto si troveranno un filtro e una pompetta per poter far lavorare il cinebasto, appunto. Questo filtro va installato prima della pompetta, e la pompetta io andrò a installarla nel telaio sotto il camion, così che si senta un po' meno il rumore, perché comunque ha sempre un po' di suono di pompa. E quindi Marco, ti sto pensando. Ora andrò a installare questa pompetta e il filtrino sotto il telaio del camion. Questi tubicini qua vengono usati per fare i raccordi appunto con il filtro e con la pompetta. Si inserisce il tubo di plastica che avete visto trasparente a un'estremità, e l'altra estremità si inserisce alla pompetta e al filtro. Oh, vedo una mano. Che cosa stai facendo adesso? Ho appena fissato il filtro, il filtrino, adesso va installata la pompa, la pompetta che devo trovargli un posto per poterla fissare. Oh, è venuta anche Ondina. Ondi, che fai? Ah, che tu fai, Ondina? Ma ciao, Ah, che amore. sta a dire? Sta venendo a controllare i lavori, se vanno tutto bene. Ho fatto un foro per poter fissare la pompetta del cinebasto, perché questa deve lavorare un po' in diagonale. Quindi ora ho fatto il foro nel posto giusto e ci siamo quasi, l'alimentazione è quasi portata. Poi qua adesso bisogna fare una piastra per poter chiudere nel modo giusto dalla parte sotto. Ma passeresti una fascetta per piacere? Purtroppo oggi Sebastiano non riuscirà a concludere l'installazione del cinebasto, lo terminerà domani mattina. E intanto io stavo prendendo le misure perché vorremmo mettere un pensile qui, dove andremo a ritirare pasta e tutte le cose, e qui fare... Che tonto! E qui fare una mensolina lunga, dove andremo a ritirare le spezie. E poi ci fermeremo così con i mobili, anche perché adesso questo momentaneamente lo stiamo utilizzando per i vestiti, perché non abbiamo la camera da letto, dove andremo a fare poi più avanti i mobili per l'abbigliamento, e anche qui sarà tutto mobile dedicato al ritiro degli utensili della cucina. Quindi sarà, alla fine dei conti, abbiamo abbastanza spazio per tutto. Buongiorno a tutti, sono di nuovo qui per finire di montare il cinebasto. Ieri ho dovuto bloccare i lavori perché ho rotto la fresa e avevo bisogno di fare i 2 buchi per poter fare la piastra che rimarrà sotto il camion, e quindi non potevo più farli a causa di questa fresa rotta. Sono dovuto andare a farmeli fare. Quindi ho fatto fare questi buchi, ora vi faccio vedere come risulta la piastra. Ho recuperato un pezzo di alluminio che avevo buttato, che avevo tagliato, e quindi ho recuperato quello che sarà perfetto per poterlo inserire
sotto il camion, così che da poter tenere i tubi ben distanziati al loro posto. Questo è il pezzo di alluminio che mi sono fatto forare, ho fatto fare questi 2 buchi grandi, che la fresa che avevo si è spezzata, quindi grazie a questi buchini che ho fatto andrò a fissarla sotto il camion con dei rivetti, e da una parte questo buco qua sarà per l'aspirazione dell'aria con l'alimentazione del gasolio, quest'altro buco invece per lo scarico. Ricordatevi sempre che la marmitta di scarico del cinebasto si surriscalda molto, quindi è molto importante che non ci sia il pericolo che vada a contatto con il resto, perché altrimenti c'è il pericolo che si squaglia. Per questo pensate sempre a fare un buco molto più grande dello scarico, perché deve rimanere ben lontano da tutto ciò che potrebbe essere infiammabile, perché si surriscalda veramente tanto e quindi se va a contatto con qualche cosa di infiammabile c'è il pericolo che prenda fuoco. Per questo io ho forato dalla parte dello scarico maggiormente, per poter lasciare quello spazio di aria attorno e non avere nessun tipo di preoccupazione. Qua installata con i rivetti è la copia della piastra originale che ti danno insieme al cinebasto, quindi ho fatto la copia dei buchi. Qua c'è il buco dell'aspirazione col cavo di alimentazione della pompetta che rimane esterna, qui ci passa l'alimentazione del gasolio e questo invece è lo scarico, quindi esattamente la stessa coppia di quella che rimane all'interno, però è all'esterno sotto il camion. Ecco qua la situazione dall'alto. Questa è la piastra originale del cinebasto, quindi con i 2 buchi ai lati dei fori grandi sono per il fissaggio del cinebasto. Poi c'è questa parte qua che risulta per il cavo della pompetta, appunto, che deve andare all'esterno, e quest'altro foretto qua è apposito per l'alimentazione. Quindi ora andrò a inserirla, si vede la parte bassa sotto, per combaciare col tutto e via. Tutti i collegamenti fatti, quindi alimentazione, scarico, aspirazione. Ecco qua la situazione da sotto, quindi sono andato a inserire il cinebasto dall'alto, sono usciti i tubi da sotto, quindi ora c'è l'alimentazione che è un po' troppo lunga, quindi vado ad accorciarla direttamente qui sulla pompa. Questo cavetto è l'alimentazione della pompa, come vi ho già detto. Ho già installato la presa d'aria che rimarrà nascosta qua sotto, abbastanza riparata anche dalle polveri, e poi lo scarico ora vado a installarlo qua su, fissato con i rivetti, tutto quanto al fondo del camion, della cella. Anche lo scarico installato. Ora andrò a isolare comunque anche questa parte qua che rimane un po' aperta con del silicone per alte temperature, e qua ci siamo quasi. Finito tutto l'impianto sotto il camion. Ecco qua, pompetta è lì dietro, scarico, abbiamo fascettato anche l'alimentazione della pompetta. Ora dovrò andare solo a siliconare lì e ci siamo, tutto pronto. Eccolo qua il cinebasto montato dall'alto. Sono andato a bucare qui sotto gli interruttori che già abbiamo per andare a installare appunto il display del cinebasto. Andrà messo qui così insieme agli altri interruttori. Ecco qua il bocchettone del cinebasto, finito di montare tutto. Il display è qua, ovviamente adesso è spento e ora resta solo che provarlo.